l'ultima tappa di questo giro italo-europeo. Cielo piuttosto coperto stamattina a Prizren. Salutiamo anche il miscuglio di minareti e campanili di chiese cristiano-ortodosse, nonché i grovigli di fili elettrici piuttosto ingarbugliati. Addirittura monopattino con seduta. Oggi sabato mattina, questo è l'ultimo weekend di ottobre, quindi dobbiamo fare attenzione al cambio di orario, in quanto spesso arriviamo al calar del sole. Questa sera la notte scenderà un'ora prima. Altra curiosità per i viaggiatori itineranti con mezzo proprio: la benzina 1,23 €, il diesel 1,24 €. Prezzi leggermente più alti della Macedonia del Nord, direzione border Kosovo-Albania. Addirittura un po' di neve in cima, ma qua a 400 metri sul livello del mare ci sono 17 gradi. E in neanche 15 minuti da Prizren siamo arrivati nella dogana kosovara albanese. Aspetta, di qua solo camion, possiamo andare tranquillamente qua. Controlli velocissimi, sempre libretto e passaporti. Qua vedete il baracchino per fare l'assicurazione, ma noi l'abbiamo fatta quando siamo entrati da Durazzo, è ancora valida. Salutiamo il Kosovo e entriamo di nuovo in territorio albanese. Direzione Scutari, non passeremo per la strada più veloce ma per l'interna. In teoria dovrebbe tornare a funzionare anche la SIM, perché aveva una durata di 21 giorni, abbiamo consumato solo 18 giorni. Se la matematica non è un'opinione, qua dovremmo vedere la dicitura 4G, ma io sono come San Tommaso: finché non vedo non credo. È tornato castrati, quasi che hai paura a far benzina. E guanti cambiati al volo, perché qua non promette nulla di buono. Ma va benissimo, perché lava i completi e toglie tutta quella polvere accumulata per i chilometri. Sarà complice la stagione, ma questa vallata è stupenda. In teoria quello era il Ponte Vecchio e qua hanno fatto un'opera niente male a livello ingegneristico. Ma nei video scorsi l'abbiamo detto tante volte che l'Albania sta crescendo tantissimo. Stiamo leggermente salendo di quota, infatti appare il primo foliage che abbiamo visto benissimo in Macedonia del Nord, ma ci trovavamo a 1200-1300 metri sul livello del mare, mentre ora siamo a 352 metri. In teoria si dovrebbe salire. Per i possessori del CarPlay questo simbolo indica che devo fare l'aggiornamento. E proprio qua lasciamo la strada principale per internarci direzione Scutari. Nonostante il meteo che non promette nulla di buono, cerchiamo appunto le strade, quelle un po' più panoramiche e leggermente più tortuosi. Già da subito la condizione dell'asfalto non è il massimo, bisogna fare attenzione alle buche, ma come sempre il paesaggio ripaga. Guardate la strada in fondo. Ovviamente se ci fosse stato il sole sarebbe stato meglio sia per noi che per voi. E alla domanda se vi piace immergervi nella natura più isolata, in quanto non abbiamo incontrato nessuno, segnatevi la SH5. I colori della natura sono davvero impressionanti in questo periodo dell'anno.
Adesso abbiamo capito bene perché per fare 34 km Google dice 52 minuti, e per esperienza vi dico che a grandi linee ci azzecca. Poi abbassa un po' anche la velocità perché le gomme sono alla frutta, anche se le conosco bene, e fino alla frutta sul bagnato si comportano decentemente. Anzi, ad essere onesto, è il motivo per cui le scelgo, in quanto sono delle gomme ottime come compromesso. Un piccolo paesino lungo la strada, sembrano paesaggi da rivista, poco popolati, molto selvaggi. Come al solito la pioggia aggiunge fascino a quello che i nostri occhi vedono. Simbolo 4G tornato. Ma guarda qua, che colori! La natura non finisce mai di stupirci. Strada tortuosissima, però il tornante lo facciamo in seconda. Grande boxerone, si scende in picchiata, ma guardate, siamo saliti a 850 metri, ci sono 11 gradi. Meraviglia! Cioè, abbiamo trovato dei cuccioli, non so se abbandonati. Che chilometro siamo? Dovremmo segnalarli. Chi li segnaliamo qua? Ma qua sotto che c'è un po' di fumo, che cos'è? Qualcuno sta bruciando qualcosa, c'è una puzza, ragazzi, pazzesca. Stanno bruciando qualcosa tipo plastica. Ce n'è un altro, 2 cani, 4, 5. Sali, andiamo. Meglio che ce ne andiamo. No, qua sotto, ragazzi, è un disastro. Stanno bruciando plastica. Una sorta di discarica a cielo aperto, la stanno bruciando. Puzza allucinante. In una natura così incontaminata e bellissima, roviniamo tutto. Aggiornamento a 55 km da Scutari, il meteo come potete vedere è sempre lo stesso, però siamo scesi di quota e arrivati al paesino di Puche, con addirittura una rotonda nuova di pacca, benzina a 1,68, quindi leggermente più bassa, e noi si prosegue sempre in direzione Adriatico, con la temperatura che si è stabilizzata ad 11 gradi. Prima motocicletta incontrata, mano a mano che scendiamo la condizione dell'asfalto migliora, le curve non diminuiscono. Questo per dirvi che se passate da queste parti con il sole vi potete anche divertire in moto, però portatevi dell'acqua ed un panino per mangiare, perché nel mezzo per 3-4 ore non incontrerete nada. Dai che arriviamo con un po' di azzurro, anche la temperatura sta risalendo, 14 gradi, tornantoni qua e in fondo. Panorama immenso da questa angolazione. Stiamo per terminare la giornata motociclistica con la celebre frase "non può piovere per sempre", e con l'ultimo tratto del percorso di oggi con una vista super. L'asfalto non è messo malissimo, anzi bello granuloso. A pochissimi chilometri da Scutari. Dritti per il centro. La temperatura è decisamente più confortevole perché ci sono 20 gradi. Sono le 4 di pomeriggio, non ci siamo mai fermati, abbiamo fatto 5 ore di moto, grandissima sorellona, ma soprattutto non abbiamo neanche pranzato. Bravissima Sara. Sì, però adesso basta, cioè arrivati a Scutari, se magna, forse. Ma come, adesso che ti sei abituata? No, facciamo direttamente domani. La nostra struttura è vicino al centro, ci sono 500 metri e da quanto ho letto vicino ci dovrebbero essere tantissimi ristoranti, perché penso sempre a Sara. Poi ditemi male, abbiamo preso un hotel con il garage, il prezzo alla camera era intorno ai 40 euro compresa la colazione. Tirista Hotel. E con un'ora in meno di luce, perché questa notte c'è stato il cambio d'ora, brevissima passeggiata per mostrarvi la zona pedonale. Siamo vicini al centro e un po' più lontani dal lago di Scutari. Sara che cammina leggiadra di fianco ai ristoranti. Infatti la prima cosa che mi ha chiesto: prendo un pezzettino di pizza qua da Pizza Napoli.
440 lek, ovvero la moneta albanese, che corrispondono a grandi linee a circa 5 euro. Questo per 2 pizze e una peroni, che il maialino qua in fondo ha spolverizzato. Tra l'altro ho terminato il mio pezzo di pizza prima di Francesco, non succede mai. A parte questo, andiamo insieme alla scoperta della città di Scutari, una delle più antiche d'Europa e tra le più grandi dell'Albania. Centro economico e soprattutto culturale del paese, tant'è che viene definita la Firenze dei Balcani. Quello che vedete è l'inizio di Ruga Cole Hidromeno, il bellissimo cuore pedonale della città contornato da edifici storici, caffè e ristoranti. E 2 pasticcerie che mi fanno pensare che tra poco verranno assaltate. Assaltate da chi? Mi fai preoccupare. Qua di maiali ne siamo 2, quindi non ti tirare fuori. Vabbè, se la metti su questo piano ci sto. Il nome della città deriva da Skodrin, e cioè luogo dove passa il fiume Drin. Entriamo al Museo Fotografico Marubi, una straordinaria collezione di 500.000 di fotografie storiche che mostra l'evoluzione della società albanese. La raccolta fotografica è quella di Pietro Marubi, piacentino di nascita emigrato nel 1856 a Scutari, allora impero ottomano, dopo essere stato coinvolto nei moti risorgimentali. A lui si fa risalire la prima fotografia albanese nel 1858, alla quale seguì un archivio catalogato per ben 3 generazioni, oggi patrimonio UNESCO, quasi unico esempio in Europa per qualità e importanza delle fonti. Da com'era il quartiere Tabake di Scutari ai piedi del castello di Rozafa, a un'autorità politica della Lega di Prizren, in esilio per 17 anni, che impugna la spada in argento regalata al padre da Napoleone III, fino a diversi contenitori per trasportare i negativi, una Kodak prodotta a Rochester, New York a fine 800, una scatola per la riproduzione di diversi formati di fotografia e lenti multiple. Immortalati i politici dei grandi imperi, inglese, austro-ungarico, tedesco, russo, francese e turco, riuniti per il trattato del 1878 che pose fine alla guerra russo-turca, una giovane donna in abiti tradizionali, la commissione formata da 11 membri che decise l'adozione dell'alfabeto latino per l'Albania nascente, o ancora le migliaia di persone salite al castello di Scutari per celebrare l'indipendenza innalzandone la bandiera, una ragazza che imbraccia le armi partecipando alle lotte contro l'impero ottomano, una coppia di partigiani e il re di Albania e la sua famiglia, emigrati nel 39 e mai più tornati in madrepatria. Ferme immagini di storie che si intrecciano, quella dell'autore, del paese che lo ha ospitato e degli invasori, con un comune denominatore: la difficile e agognata conquista della libertà. E riprendiamo da un punto famosissimo vicino Scutari, dopo aver ripreso la moto con tantissime impronte di felini. Ma importantissimo, vi chiedo scusa immensamente perché non vi abbiamo portato nelle pasticcerie, perché il maiale di fianco a me aveva tanta fame, non lo si sazia mai. Preferendo il salato, non ci siamo fatti mancare questi 2 piatti favolosi. Dettaglio importantissimo: qua in Albania non troverete un'ottima colazione come siamo abituati noi italiani con tanti dolci, ma vi assicuro che troverete dei piatti di pesce, rapporto qualità-prezzo, quantità assurdi. Qualcuno tra noi 2, che non sono io, avrebbe potuto rifiutare il piatto salato, ma non si è tirato indietro. Detto questo, l'attrazione da cui iniziamo stamattina prende il nome dal paesino di Mes sul fiume Kir ed è il ponte omonimo risalente all'impero ottomano XVIII secolo, che ora a piedi andiamo a raggiungere.
C'è un amico ad aspettarci. Buongiorno. Capirà lo spagnolo? È che io non capisco la sua di lingua. Ora salutiamo il ponte e ci spostiamo al castello di Rozzafa per avere una visione a 360 gradi di tutte le attrazioni di Scutari. Capita spesso da queste parti vedere mezzi di trasporto del genere, sicuramente Euro 10. Per farvi immergere nel contesto, il ponte di Mes si trova esattamente nella parte opposta del castello di Rozzafa. Nella periferia si alternano palazzi dove in molti casi la povertà è tangibile. Sono evidenti anche i materiali economici, un tempo utilizzati nelle costruzioni in perfetto stile comunista, il regime che ha segnato inequivocabilmente questo paese. Abbiamo scelto una strada secondaria anche per evitare il traffico del centro. Ma siamo quasi arrivati, 1 chilometro, dovrebbe essere qua in alto a destra, anche se a sensazione sembra di aver sbagliato strada, però forse qua sbuchiamo nel punto esatto. La strada è strettissima ed anche con una pendenza importante. Per il castello penso che bisogna parcheggiare qua, ci invitano a parcheggiare. Grazie, thanks. Abbiamo capito che per visitarlo bisogna scendere qua in basso, quindi l'alternativa è sempre la stessa. Per la preziosa di Scutari appartenente all'antichità, la cittadella sembra reggersi su un'amara leggenda, quella di 3 fratelli intenti a costruirla, che ogni notte vedevano distrutto il lavoro eseguito di giorno. Fu allora che un anziano disse loro il segreto: affinché il castello poteva essere costruito, la prima delle 3 mogli che l'indomani avrebbe portato il pranzo doveva essere murata viva. Rozzafa, moglie del più giovane, fu la vittima sacrificale che, madre da poco, accettò il sacrificio purché un occhio, un braccio, un piede, un seno le venissero risparmiati per poter continuare ad accudire suo figlio. Le mura in cima alla collina continuano a raccontare, secondo la tradizione, la sua storia eroica. Scesi dal castello, l'altra attrattiva di Scutari è indubbiamente il lago omonimo, che come possiamo vedere dalla cartina si trova sulla destra, praticamente visibilissimo dal castello. Destinazione Scirocche, lungo lago. Situazioni che personalmente fanno un po' male al cuore. A giudicare dal nuovo marciapiede stanno costruendo una lunga passeggiata. Siamo a Scirocche, passaggio mattonato. Evidente vocazione turistica della cittadina, a cui stanno apportando lavori per renderla ancora più accogliente. Prossima meta, Zogai, proprio sul confine col Montenegro. Qua la situazione è un po' più complicata, ma niente di preoccupante. Sicuramente se passerete l'estate prossima, tutto questo sarà un lontano ricordo. Certo che per gli abitanti del luogo tutto questo non è che sia proprio il massimo. Forse gli abitanti di Zogai saranno anche abituati a tutto questo, perché durante il regime comunista sembra che giungere a Zogai, terra di confine, sia stato quasi proibito. Risultato, la cittadina era quasi totalmente isolata. E letto questo, noi non potevamo fare altrimenti se non andare a vedere se riusciremo ad arrivare, però qua c'è un po' di fango, ragazzi. Aia. Piano piano piano, ok. Ok, perfetto. Sarà per la bellissima giornata, il cielo che confina con le acque è bellissimo. E poi ci sono anche le montagne albanesi che si gettano sul lago, che creano una certa suggestione. Anche se penso che quelle là in fondo sono montagne montenegrine. Allora, qua è complicato perché sento la moto che balla tantissimo. Quindi cerchiamo di passare un po' più esterni.
Ok, qua poi c'è quella buca come nel reel che si vede spesso nelle buche di Roma, dove la moto si infila totalmente dentro. Sì, abbiamo 3 km, quindi quelle montagne là sono sicuramente montenegrine. Quindi correggo il tiro, dato che il lago di Scutari è per 2/3 montenegrino e per 1/3 rimanente appunto albanese. Da Zogai, ultimo paese prima della frontiera montenegrina, non c'è dogana, quindi non si può oltrepassare i confini del paese. Guardate dove si trova la ruspa, addirittura Cordoli. Secondo me la pista ciclabile e la pista pedonale arriveranno fino al confine con Montenegro. Quando vedo questi lavori penso a quanto lavoro è stato fatto anche nelle parti più belle del mondo, compresi i nostri laghi e la nostra bellissima Italia. 800 metri, no, con quella ragazzi forse faccio fatica in moto, perché la conosco bene la Sud America. Non so se si possa passare qua affonda tantissimo, non so se è bloccato.